Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo della Sim Racing Pro in versione 3 pedali, la GT Edition, una pedaliera di cui nell'ultimo periodo si è fatto veramente un gran parlare perché va a stravolgere un pochino il concetto di pedaliera visto fino ad adesso, una pedaliera che introduce dei concetti molto interessanti associati ad una costruzione dei materiali veramente eccellenti. A differenza delle altre pedaliere in commercio che utilizzano celle di carico con molle d'elastomeri oppure sensori di pressione montati direttamente sulla pompa idraulica, SRP ha rivisto completamente questo sistema adottando per tutti e tre i pedali dei pistoni pneumatici caricati con un gas ad alta densità che vanno a eccitare un sensore di pressione, pistoni e sensore che sono costruiti internamente ad SRP, che ha svolto un lavoro importante di ricerca per cercare di differenziare i pistoni ed adattarli ad ogni singolo pedale. All'interno, come detto, c'è un gas che viene compresso dallo stantuffo e va ad eccitare il sensore di pressione che converte poi questo segnale pressorio in segnale elettrico che verrà gestito dall'elettronica anch'essa proprietaria. Elettronica che poi è gestita da un software veramente all'avanguardia. SRP lavora molto sulla gestione, sugli aggiornamenti software. Nel periodo in cui l'ho avuta montata sulla mia postazione per circa 2-3 mesi sono arrivati 2-3 aggiornamenti firmware e software che hanno introdotto delle caratteristiche molto interessanti che andremo poi a vedere all'interno del capitolo dedicato. Una pedaliera quindi che si presenta in maniera veramente molto interessante, che viene proposta da SRP sul mercato ad un costo di circa 1200 euro con il battitacco che ha un costo singolo di circa 130. Altre caratteristiche innovative sono appunto il battitacco, che è adesso disponibile sia per la versione 2 pedali che per la versione 3 pedali, e poi abbiamo una piccola novità sulla base del pedale, ovvero una piccola brugola che va a serrare le boccole in ottone e provoca appunto una riduzione del gioco qualora si dovesse verificare nel corso del tempo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio questa pedaliera e ci vediamo al termine con le conclusioni e le considerazioni finali. La struttura della SRP è realizzata completamente in alluminio 6061 con finitura satinata. I pedali sono fissati alla massiccia piastra in alluminio da 1 cm che misura 350 x 440 mm. Nella regione anteriore troviamo il nuovo logo con i tipici colori SRP, realizzato in bassorilievo e verniciato a resina. Il battitacco, aggiunto come optional nella più recente versione della pedaliera, misura 310 x 25 mm ed è composto da 3 elementi che possono essere assemblati in maniera differente per adattarsi alla configurazione e alla posizione reciproca dei pedali. Un quarto elemento, fornito in confezione, può essere utilizzato per sostenere il battitacco in caso di configurazione a 2 pedali. Grazie alla presenza delle 2 asole integrate nei supporti, la distanza tra pedali e battitacco può essere regolata all'interno di un ampio range, in modo da adattarsi alle esigenze e ai gusti di tutti. I 3 pedali, realizzati in alluminio lavorato al CNC, condividono la stessa struttura di base. La porzione inferiore, fissata direttamente alla piastra, è costituita da un monoblocco in alluminio che integra il perno in acciaio sul quale scorre il pedale. La rotazione sul perno è assicurata dalla presenza di 2 bronzine che garantiscono un movimento fluido, silenzioso e riducono la presenza di movimenti laterali. L'eventuale presenza di gioco, che potrebbe aumentare nel corso del tempo, può essere ridotta grazie all'introduzione nella più recente versione della SRP di una vite a brugola posta alla base del pedale, che è in grado di comprimere le bronzine ed annullare quindi in maniera efficace i movimenti laterali. L'asta del pedale è composta invece da 3 elementi. Il primo, che integra nella porzione inferiore le bronzine, è dotato nella regione superiore di un'asola necessaria al fissaggio e alla regolazione in altezza dello snodo ad occhiello in acciaio inox, dotato di cuscinetto identico su tutti e 3 i pedali. Il secondo elemento, fissato direttamente al primo, presenta 2 ampie asole necessarie a regolare l'angolazione della piastra pedale in modo da adattare la sua posizione ad ogni stile e postazione di guida. Le regolazioni sono favorite dalla presenza di zigrinature che aumentano il grip durante la fase di serraggio. Il terzo elemento è costituito da un rettangolo in alluminio che integra 9 fori, utile a regolare la posizione della piastra pedale, che può essere quindi sollevata o spostata lateralmente. L'assemblaggio tra le parti è eseguito in maniera eccellente e avviene tramite perni e dadi in acciaio inossidabile SUS 303.
Dal punto di vista del design, le piastre pedale della SRP GT Edition differiscono tra loro in maniera sostanziale. Sono realizzati in alluminio anodizzato arancione e presentano una leggera curvatura che ne aumenta il comfort durante l'utilizzo. Le lavorazioni, le rifiniture sui bordi e le incisioni sono di altissimo livello, così come la qualità dell'alluminio e dell'anodizzazione. Il colore può essere scelto in fase di acquisto tra numerose opzioni disponibili, con una piccola maggiorazione del prezzo. L'esclusiva meccanica della SRP è caratterizzata dalla presenza di ammortizzatori pneumatici personalizzati per ogni pedale, con corpo in acciaio inox e guarnizioni O-ring ad alta resistenza, realizzate in gomma nitrilica. I pistoni sono costantemente lubrificati attraverso una pellicola d'olio permanente. L'olio, che costituisce il 20-30% del volume interno del pistone, riduce il coefficiente di attrito e ne garantisce un funzionamento sempre fluido e silenzioso. Il pistone è caricato con un gas ad alta densità che durante il movimento dello stantuffo viene compresso in fase di spinta e decompresso in fase di rilascio. La compressione del gas determina l'eccitazione del sensore, che converte la pressione in segnale elettrico, che verrà poi elaborato dall'elettronica. La lettura avviene tramite un trasduttore di pressione da 5 volt ad alta risoluzione, con membrana ceramica costruito direttamente da SRP. Nella regione superiore dei pistoni troviamo un dato color oro che funge da filtro silenziatore e riduce quindi il sibilo causato dall'aria in entrata e in uscita generato rispettivamente dalla decompressione e dalla compressione dello stantuffo. Al centro della piastra di fissaggio in alluminio è collocata l'elettronica proprietaria SRP, racchiusa all'interno di un case in plastica ABS che riporta sulla sua superficie una serie di LED che forniscono informazioni dettagliate sul corretto funzionamento dei pedali e sullo stato della connessione del cavo USB. Connessione che avviene tramite un cavo USB-C USB-A con compatibilità certificata con USB 2.0 e 3.0. All'interno troviamo il PCB a 12 bit con una risoluzione di 65.536 punti marchiato SimRacing Pro, sul quale sono in evidenza gli innesti per i cavi provenienti dai sensori di pressione, il microchip Atmel con EEPROM da 1024 KB e i LED di stato. L'acceleratore della SRP mantiene molte delle caratteristiche già descritte in precedenza, come la struttura di base del pedale, le sue regolazioni e la presenza del sensore di movimento comandato da un pistone pneumatico. Quello utilizzato sul pedale del gas, denominato P3A, è stato disegnato e costruito da SRP proprio per soddisfare specifiche esigenze meccaniche e dinamiche, con l'intento di creare un feedback fluido e corposo nella fase di spinta e garantire allo stesso tempo un rapido ritorno in posizione del pedale. Il pistone è connesso anteriormente al pedale mediante uno snodo con cuscinetto Uniball realizzato in acciaio inox. Posteriormente è fissato invece alla struttura portante in alluminio, ancorata alla piastra sottostante, tramite un perno in acciaio e due distanziali in plastica rigida. La corsa dell'acceleratore della SRP può essere facilmente regolata tramite una ghiera filettata posta anteriormente alla struttura principale del pistone. La ghiera, provvista di un gommino di battuta per la riduzione del rumore, viene bloccata in posizione da una vite a brugula da 3 mm. La regolazione del fine corsa è rapida ed efficace e il range di movimento del pistone è abbastanza ampio da venire incontro alle esigenze e ai gusti di tutti. Si può inoltre andare ad agire sulla risposta del pedale mediante un'asola che permette di regolare l'altezza dello snodo anteriore. Posizionando lo snodo in alto avremo un pedale più corposo e reattivo, mentre spostandolo in basso, grazie alla leva maggiore, sarà necessaria meno forza per comprimere lo stantuffo e il ritorno sarà leggermente meno rapido. La piastra pedale, dalle dimensioni generose, misura 150x80 mm e riporta sulla sua superficie l'incisione GT Edition. Come visto in precedenza, la piastra è realizzata in maniera veramente impeccabile e la sporgenza nella regione inferiore permette di eseguire il puntatacco con estrema naturalezza. L'acceleratore della SRP offre nel complesso un feedback corposo e piacevole. Inoltre, grazie alla presenza delle boccole in ottone nello snodo principale e al pistone a lubrificazione permanente, il movimento è fluido, scorrevole e privo di gioco laterale. Manca però la regolazione del precarico, osservata in pedaliere dotate di molla con ghiera dedicata. La configurazione della risposta del pedale è quindi affidata solamente al posizionamento del fulcro anteriore, come visto in precedenza. Il sensore di pressione è ben tarato e la lettura del segnale, anche grazie ai recenti aggiornamenti firmware, è sempre precisa e puntuale.
Il freno della SRP mantiene la stessa struttura di base già osservata sul pedale del gas, ad eccezione dell'elemento a supporto della piastra pedale di dimensioni inferiori e del punto di ancoraggio anteriore del pistone pneumatico, posizionato nettamente più in alto rispetto a quello degli altri pedali. La piastra pedale, sempre in alluminio anodizzato arancione, è di forma quadrata e misura 80 mm per lato. Grazie anche al supporto posteriore di dimensioni ridotte, il pistone del freno ha una geometria profondamente diversa rispetto a quella osservata sul pedale dell'acceleratore, con un angolo di lavoro di circa 45 gradi. Il pistone pneumatico utilizzato sul pedale del freno, denominato P4F, offre una resistenza alla pressione maggiore rispetto a quello utilizzato su gas e frizione ed è studiato da SRP proprio per cercare di simulare la sensazione idraulica offerta dal freno di una vettura da competizione. Il gas, compresso dallo stantuffo, determina un aumento graduale di pressione all'interno del pistone stesso, che si tramuta in un feedback che diventa man mano sempre più corposo. Il pistone è accoppiato ad una molla con diametro da 30 mm, racchiusa all'interno di una struttura formata da 2 cilindri cavi realizzati in ABS, che secondo SRP dovrebbe simulare la fase di avvicinamento delle pastiglie al disco del freno. Per regolare la corsa iniziale e il precarico della molla è necessario smontare il pedale e rimuovere lo snodo con cuscinetto Uniball che tiene in posizione il cilindro cavo in ABS per esporre il dado di regolazione. Spostandolo verso l'alto avremo una corsa più corta, mentre spostandolo verso il basso la corsa sarà leggermente più lunga. È possibile inoltre sostituire la molla standard con una più dura, in modo da aumentare le possibilità di personalizzazione del feedback. In confezione SRP fornisce infatti una molla da 9 kg in alternativa a quella da 6 kg montata di default. Come già visto sul gas, si può agire sulla durezza del pedale mediante un'asola che permette di regolare l'altezza dello snodo anteriore. Posizionando lo snodo in alto avremo una frenata più corposa, mentre spostandolo in basso, grazie alla leva maggiore, sarà necessaria meno forza per comprimere lo stantuffo. Nel complesso il freno della SRP regala un feeling molto particolare, che si discosta nettamente da quello offerto dalle classiche pedaliere della Stomery. Il feedback generale è sempre fluido e privo di giochi laterali e può essere diviso in 3 diversi stadi. Nel primo stadio, in cui la resistenza è generata per lo più dalla compressione della molla, la corsa è relativamente lunga e la resistenza alla pressione è piuttosto blanda, anche con l'utilizzo della molla da 9 kg e la regolazione della corsa impostata al minimo. Nel secondo stadio interviene invece il pistone pneumatico e il feedback diventa sempre più piacevole e corposo all'aumentare della pressione esercitata sul pedale. Nel terzo stadio, infine, una volta raggiunto il massimo valore di compressione del gas, la corsa del pistone si arresta, ma il trasduttore continua comunque a leggere l'eventuale aumento della pressione. La lettura del segnale è sempre precisa e puntuale e il software proprietario, come vedremo nel capitolo dedicato, offre numerose possibilità di personalizzazione. La frizione mantiene la maggior parte delle caratteristiche strutturali già osservate sul pedale del gas. Le geometrie di lavoro e le regolazioni sono praticamente identiche, mentre il pistone, denominato P3E, ha un feedback leggermente più robusto e corposo rispetto a quello utilizzato per l'acceleratore. La piastra pedale è più stretta rispetto a quella montata sul freno e misura 60 x 80 mm. SRP ha scelto di replicare lo stacco frizione mediante un ingegnoso meccanismo nascosto dalla generosa cover realizzata in ABS. Al suo interno troviamo 2 magneti circolari da 30 mm, fissati su 2 supporti in alluminio, collegati a loro volta all'estremità dello stantuffo e uniti mediante una piccola molla. Uno dei 2 magneti è provvisto di un gommino adesivo, utile a ridurre il rumore derivante dal contatto. Durante la pressione del pedale i magneti si attraggono a vicenda, diminuendo la forza necessaria alla pressione nell'ultima fase. Quando il pedale è completamente premuto, l'attrazione tra i 2 magneti tende a trattenere il pedale e a simulare quindi la sensazione dello stacco frizione. Nel complesso il movimento offerto dalla frizione della SRP è fluido e privo di gioco, come già osservato sugli altri pedali. Il meccanismo magnetico ideato dall'azienda spagnola non regala però una sensazione di stacco particolarmente apprezzabile a causa della forza di attrazione piuttosto blanda esercitata da 2 magneti, che viene ulteriormente ridotta dalla presenza del gommino adesivo antirumore. Anche la resistenza alla pressione, offerta dal pistone utilizzato sul pedale della frizione, seppur impostata al massimo, è abbastanza ridotta.
Andiamo a vedere come è strutturato il software sviluppato da SRP. Ricordo che siamo arrivati alla versione 2.1, mentre per quanto riguarda il firmware della versione GT siamo alla versione 6.4. Il software si presenta in maniera abbastanza semplice, con la schermata iniziale divisa in modalità Pro nella regione superiore e modalità Custom nella regione inferiore. Sulla destra troviamo la parte relativa al download del manuale d'uso e del linguaggio. Possiamo scegliere tra l'inglese, lo spagnolo, l'italiano, il francese, il tedesco e il portoghese. Andiamo ad analizzare prima come funziona la modalità Pro e poi la modalità Custom, che nasconde alcune particolarità sviluppate da SRP, un software che è sempre in continuo aggiornamento. Per quanto riguarda la modalità Pro, troviamo la classica schermata divisa in 3 riquadri con acceleratore, freno e frizione, dove possiamo andare a valutare il corretto funzionamento e a regolare la zona morta inferiore e superiore. Proviamo innanzitutto a simulare una sessione di calibrazione che avviene in maniera abbastanza semplice. Bisogna entrare nella modalità dedicata, premere l'acceleratore completamente, andare su successivo, fare la stessa operazione per quanto riguarda il freno, quindi premerlo fino in fondo, successivo, e la stessa cosa per quanto riguarda invece la frizione. Una volta completata la calibrazione andiamo su salva e possiamo verificare il corretto funzionamento dei 3 pedali all'interno degli slider. Per quanto riguarda accelerazione e frizione abbiamo le stesse tipi di regolazioni, quindi possiamo andare a regolare la zona morta superiore qualora noi volessimo aggiungere un piccolo tratto di zona morta per garantirci magari un'accelerazione sempre massima, nonostante tutto non andiamo poi a premere al 100% il pedale, o una zona morta inferiore, così come avviene poi su tutti quanti i prodotti dotati di software del genere, proprio per andare ad eliminare la prima parte della corsa, che come vedete in questo caso è andata ad essere eliminata. Per quanto riguarda la frizione, stesso procedimento, quindi abbiamo la zona morta superiore, frizione che in questo caso come vedete arriva sempre al 100%, ma possiamo andare per comodità a togliere magari un 5% per garantirci una comodità di utilizzo maggiore. Il freno invece nasconde una caratteristica differente. Abbiamo sempre la zona morta inferiore, che può essere appunto aumentata per chi magari ha il piede pesante e va a appoggiare il piede in maniera importante sul pedale anche in una situazione di non utilizzo, e la potenza massima di frenata che appunto corrisponde alla pressione massima esercitata sul pedale per arrivare al 100%. Nel mio caso dopo la calibrazione siamo al 68% e come vediamo premendolo arriva al massimo. Possiamo aumentare questo valore. Come vedete al 75 ci vuole un pochino più di forza per raggiungere il 100%, oppure ridurla per andare a accontentare anche chi preferisce avere una forza di pressione sul freno leggermente inferiore. Cosa molto interessante è la possibilità di andare a mappare 2 tasti tramite programmi alternativi tipo Joy2K, 2 pulsanti, in questo caso F1 e F2, che come vedete vanno ad aumentare e a diminuire la forza di pressione massima, che può essere quindi regolata assolutamente in tempo reale. In questo caso vi faccio vedere il monitor che rappresenta una specie di overlay che è sempre diciamo in primo piano e che ci dà indicazioni in tempo reale sul funzionamento dei 3 pedali e anche sulla percentuale massima. Come vediamo possiamo direttamente andare ad agire diminuendo e aumentando questa percentuale, quindi l'overlay molto comodo. Proviamo a chiudere il monitor e andare ad analizzare la parte custom, monitor che vi ricordo può essere utilizzato in maniera molto funzionale anche per quanto riguarda gli utilizzatori di realtà virtuale, quindi una novità abbastanza importante per quanto riguarda i software di questo genere che di solito non hanno questo tipo di caratteristica. Chiudiamo il monitor e andiamo ad analizzare la modalità custom che nasconde alcune peculiarità tipiche del software sviluppato da SRP. Nella modalità custom abbiamo per quanto riguarda l'acceleratore la stessa regolazione che comunque come vedete viene salvata tra custom e pro, e poi abbiamo quindi la possibilità di regolare la zona morta superiore e la zona morta inferiore, così come i valori di curva
dell'acceleratore o della frizione. Per quanto riguarda invece la frizione abbiamo lo stesso tipo di regolazione, ma una novità che è l'autobrake. L'autobrake ci viene utile nelle circostanze in cui dobbiamo partire da fermo. Tenendo infatti premuta la frizione per 3 secondi, come vedete si attiva lo slider del freno che viene premuto al massimo, in modo tale che sulla griglia di partenza la macchina rimarrà assolutamente ferma. Nel momento dello stacco della frizione il freno verrà rimosso e quindi abbiamo una partenza ancora più efficace. Quindi ripeto, teniamo premuto per 3 secondi il freno e la frizione, e il freno, come vedete, arriverà al 100%. Quindi un'opzione veramente molto interessante, soprattutto per partenze da fermo in posizioni del tracciato in pendenza che potrebbero appunto far muovere la vettura. Il freno, oltre alla diciamo forza massima, che in questo caso è definita invece zona morta superiore, che è possibile appunto regolarla sempre tramite i tasti F1 e F2, abbiamo la zona morta inferiore, come abbiamo visto già in precedenza, e la zona di aggiustamento. La zona di aggiustamento è una specie di cut. Che cosa fa il cut? Va a ridurre la zona massima di frenata. La mettiamo al 100% per farvi vedere come funziona, e vediamo che l'in legge appunto un certo valore che è la mia pressione sul pedale, mentre l'out arriva al 100%. Andiamo a ridurre la zona di aggiustamento e come vediamo il valore di out scende. Questo significa che nonostante noi andiamo a premere al massimo il freno, all'interno del simulatore non avremo un segnale del 100%. Questo può essere utile su una marea di simulatori, come ad esempio iRacing, dove possiamo andare a capire qual è la forza di pressione massima dedicata ad una singola macchina e andarla a replicare con questa zona di aggiustamento. Quindi una caratteristica veramente molto importante sia per i novizi sia per i piloti più esperti, per cercare di massimizzare la frenata senza andare incontro a bloccaggi di qualsiasi tipo. Questa caratteristica può essere coadiuvata in maniera efficace tramite questi slider che ci danno la pressione istantanea. Lo scopo di questi slider con la pressione è quello di effettuare un giro su un circuito, andare a vedere qual è la pressione ottimale di frenata e poi andarla a replicare all'interno della modalità custom. Abbiamo per esempio una zona ottimale di frenata dell'85%, in questo caso il nostro freno più dell'85% all'interno del simulatore non andrà, e quindi ci permetterà di replicare sempre delle staccate molto efficaci. Un software quindi molto efficace che viene sviluppato in maniera continua da SimRacing Pro e che aggiunge delle caratteristiche veramente molto interessanti che non sono presenti in altri software della stessa categoria. Abbiamo delle funzioni veramente molto interessanti e una cura del dettaglio del software che ci dà già un'idea di come questa azienda lavori per dare al cliente un prodotto veramente molto valido e sempre aggiornato.
Siamo arrivati al termine della recensione e vediamo di tirare le somme su questa SimRacing Pro in versione 3 pedali, una pedaliera senz'altro rivoluzionaria dal punto di vista del concetto, perché con la presenza di sensori di pressione su tutti e tre i pedali si va un pochino a stravolgere, come detto anche nella introduzione, il concetto visto fino adesso utilizzato dagli altri competitor. Una pedaliera caratterizzata da una costruzione veramente eccezionale, un oggetto che dà una sensazione di solidità e robustezza veramente senza paragoni, piastre pedali realizzate veramente in maniera eccezionale, che permettono l'utilizzo ibrido sia con scarpe che con calzini, proprio perché la loro superficie è abbastanza liscia e quindi anche molto comoda per gli utilizzatori di pedaliera senza scarpe dedicate. Costruzione ai massimi livelli, assenza di qualsiasi tipo di gioco laterale, fluidità assicurata sia dalle bronzine sia dai giunti con cuscinetto Uniball che dai pistoni a bagno d'olio, che danno sempre una sensazione di fluidità. Per quanto riguarda l'analisi singola dei tre pedali, secondo ovviamente le mie impressioni personali, il pedale dell'acceleratore mi ha convinto parecchio, perché ha una sensazione abbastanza corposa, sempre fluida, sempre pastoso nella pressione e anche veloce durante la fase di ritorno, che è una cosa che magari poteva preoccupare qualcuno vista la concezione nuova di pedaliera a cui andiamo incontro con questa SRP. Un gas che ha una buona regolazione del fine corsa, con quella ghiera veramente molto comoda e rapida da utilizzare, e la regolazione del giunto anteriore che invece, scusate, che porta ad un cambiamento della sensazione sul piede, quindi riduce e aumenta la rapidità e la forza dedicata e necessaria alla pressione. Per quanto riguarda invece il pedale del freno, è un pedale a cui per chi arriva dalle pedaliere della Stomery ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Infatti mi sono preso del tempo per giudicare questa pedaliera, proprio perché abituato da tanti anni a pedaliera delle Stomery. Nel primo periodo ho avuto qualche difficoltà, perché è una sensazione completamente nuova, e quindi per tutti quelli che non amano il feedback spugnoso, un po' gommoso degli elastomer, è sicuramente un acquisto da consigliare. Un freno che ha nella sua parte centrale secondo me il punto di forza, perché con la pressione del gas si ha veramente un aumento di sensazione di durezza man mano che si va ad aumentare la pressione sul pedale, quindi veramente molto piacevole e molto realistico. Alla fine c'è quasi una sorta di sensazione muro quando si va ad effettuare una pressione veramente molto importante sul pedale del freno, quindi un freno promosso da questo punto di vista. Non amo particolarmente la corsa iniziale, che secondo me è un po' troppo lunga. Si voleva replicare l'avvicinamento delle pastiglie al disco, ma è secondo me un po' troppo lunga e un po' troppo blanda anche con la molla dura, ma queste sono assolutamente considerazioni personali. Discorso diverso invece per il pedale della frizione, che ha quel meccanismo magnetico che dal punto di vista teorico veramente molto interessante, ma che poi dal punto di vista pratico non regala però una sensazione di stacco frizione molto importante, quindi da questo punto di vista non mi ha convinto tantissimo. La forza necessaria all'attivazione l'ho trovata anche un po' blanda, quindi una frizione che non mi ha convinto appieno, che però è utilizzabilissima sia per chi ama vetture con cambio ad H, sia per chi invece necessita della frizione nelle fasi di partenza. Uno dei punti di forza di questa pedaliera è senz'altro la parte software realizzata veramente in maniera egregia da SRP, che continua nel corso del tempo a sviluppare in maniera profonda questo software, aggiungendo delle caratteristiche che fino ad ora non sono presenti su nessun altro tipo di programma dedicato alle pedaliere. Soluzioni veramente molto interessanti come quella del CAT, che va a rimuovere la parte finale proprio per evitare i bloccaggi, che trovo una caratteristica molto interessante soprattutto per i meno esperti, e l'autobrake, che è invece comodo per effettuare delle partenze interessanti. Quindi un software sviluppato veramente molto bene, che ha quel plus anche nel monitor overlay, che ci dà indicazioni in tempo reale sulla pressione massima, sul CAT e anche sul funzionamento dei pedali, quindi un software veramente ben eseguito. Credo che anche per questa recensione sia tutto, ci vediamo in un prossimo video e anche per oggi vi auguro buona giornata.